Ragazzi, sono finalmente tornato dal mio lunghissimo viaggio che mi ha portato praticamente dal soggiorno di casa mia fino alla stanza in cui sto registrando il video, praticamente. Ben 3 metri di tragitto comunque. Mollare la musica. Vi è mai capitato di fare un pensiero di questo tipo? Magari dopo tanti sbattimenti, dopo tanti sacrifici, dopo aver speso tanto tempo e tanti soldi anche in prove, in produzioni di singoli, album, in spese per magari andare a suonare fuori, eccetera. Personalmente a me è successo solo una volta. Ed è stata brutale perché sono diventato una sorta di larva che strisciava tra i suoi pensieri. È stato un periodaccio perché passavo le notti in bianco a scrivere dei testi che sapevo non avrei mai pubblicato, perché nella mia testa mi stavo quasi forzando, stavo un po' forzando me stesso a smettere di fare quello che amavo fare, che amo fare. È stato un periodo relativamente breve, che però mi ha dato la forza di capire che non posso fare a meno di fare musica. E quindi ho ripreso. E sono contento di averlo fatto, sono contento di continuare a fare quello che faccio. E oggi volevo darvi 3 consigli per evitare che anche voi cadiate in questo tranello, perché la mente ogni tanto ci gioca dei brutti scherzi, quindi bisogna stare un po' attenti da questo punto di vista. Prima di tutto considerando anche che la musica è un settore abbastanza difficile, il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di avere voglia, veramente voglia di vivere di musica. Può sembrare una frase banale e un po' utopica o utopistica, però secondo me è l'ingrediente principale. Bisogna avere veramente tanta fame, non in senso di appetito, ma nel senso di avere voglia di emergere, anche solo per ritagliarci un piccolo posto marginale all'interno di questo settore. Tralasciando il fatto che comunque ognuno di noi aspira sempre al massimo e lotta sempre per arrivare al massimo risultato possibile. In secondo luogo, non bisogna dare nulla per scontato e non lasciare nulla al caso. Questo significa che occorre fare le proprie esperienze, imparare da queste, sia che siano esperienze positive o negative, perché tutti noi dobbiamo seguire un percorso di crescita ben delineato. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è questo: non fatevi mai condizionare da chi ha preso delle scelte diverse nella sua vita, da chi ha preso delle strade diverse, e continua a cercare di imporvi il suo punto di vista. Sono persone che nella maggior parte dei casi hanno sviluppato delle proprie convinzioni personali, molte di queste basate anche su degli stereotipi. Non lasciatevi mai trascinare da queste persone, andate dritti per la vostra strada e lasciate che sia il vostro tempo a farvi rendere conto, a farvi rendere consapevoli della bontà o meno della scelta che avete fatto. Questi sono ovviamente dei consigli per chi mette la musica al primo posto nella sua vita, per chi non ne può fare a meno, anche nei periodi di scoramento che possono assolutamente capitare. E soprattutto per chi ovviamente non getta la spugna dopo i primi ostacoli. Ovviamente dei piccoli momenti di crisi ci possono essere, come vi ho detto è capitato anche a me. Però io penso che se si getta la spugna troppo presto, forse è meglio allora dedicarsi ad altro. Ragazzi, ditemi la vostra scrivendomi nei commenti. Se vi è piaciuto il video o l'avete trovato utile, piazzate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere anche i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video.